Ciao a tutti ragazzi. Di solito le intro le faccio più lunghe, ma stavolta mi sono fermato prima perché volevo fare un discorso. Allora, prima di tutto volevo presentarvi questo nuovo ambiente che è il nuovo studio qui a Martina Franca, nella nostra nuova casa, e siamo felici con mia moglie e niente, siamo qui. Qui adesso voi vedete solo una parte, poi avrete visto nell'intro la batteria dall'altra parte, insomma, mi sono accomodato e ho avuto l'occasione di provare queste due. Questa prova è già stata fatta, c'è un video online proprio su questa cosa, su questo confronto. Allora, mi sono fermato subito perché vorrei dire questo. Di base, queste due suonate appena uscite dalla scatola, come si dice in gergo, sembrano estremamente diverse. Poi in realtà suonandoci un po' e lavorandoci un po' si riescono ad avvicinare in qualche modo, si riesce a trovare un punto d'incontro. Ora, entrare nel dettaglio di questa cosa è un po' complesso, nel senso che riguarda anche due modi diversi di toccare il suono, di lavorare sul suono. Allora, vabbè, diciamo che di base sono due organi, no? Quindi ora, sentiti così, hanno, per esempio, in questo caso, vabbè, è una questione di volume, però qui abbiamo molti più acuti, cosa che qui possiamo trovare anche volendo. Ecco, sentite, possiamo trovare un po' di più volendo, andando anche in quello che è l'editor poi dell'organo per ognuna delle sezioni. Abbiamo dei parametri. Qui i parametri non li abbiamo a portata di mano, ecco, questa è una differenza importante. Infatti è più facile avvicinare questa a questa che questa a questa. Però qui abbiamo l'equalizzatore, che comunque è una grossa risorsa che può aiutare. Vi dico tutte queste cose perché molti le mettono a confronto. Chiaramente questa è una 61, questa è una 73, c'è la versione 73 anche di questa, che è molto carina anche da vedere, con i tasti waterfall, quindi vabbè, diciamo che sono più vicine, però i suoni sono questi. Il mio intento è quello di metterle a confronto sia dal punto di vista organistico. Qui abbiamo questo tipo di sound. Però qui per esempio se io adesso qui c'è tanto leakage, ma qui ci sono dei modelli diversi, delle configurazioni differenti. Sentite che volendo si possono avvicinare, no? Questo ha più drive. Questo è più pieno sotto, però volendo anche qua c'è un menu, volendo si può entrare e si può anche dire di svuotare. Poi normalmente sentite che si somigliano di più. Poi coi volumi, ragazzi, cercherò di avvicinarmi.
Allora, questo era per chiarire che dal punto di vista dell'organo, in tutti e due i casi non siamo a livello, diciamo, dei cloni moderni, nel senso che questo è CX3 ed è un vecchio clone, che però ha un'efficacia di insieme live in circostanze un po' rock che è pazzesca. Ha veramente sta grana micidiale, però poi ha anche questa dolcezza. Qui abbiamo due modalità, quella così diciamo rock e quella jazz, ma ripeto, in entrambi i casi si arriva secondo me a un buon livello, ma non a quello dei cloni diciamo attuali, quelli che ne ho provati tantissimi, lo sapete, e ne abbiamo parlato tante volte, no? Quella lì è una cosa più dedicata. Perché dico più dedicata? Perché come avete sentito nell'intro, poi questi qui fanno anche tutt'altro, no? Piani elettrici, ma anche i pianoforti. C'è il tasto Dynamics che permette di cambiare un po' la curva, no? Ci sono vari modelli di pianoforte anche qui, tante variazioni. Diciamo che per quello che riguarda i pianoforti, a mio parere vince questa assolutamente. Anche come suonabilità e comunque anche sulla 73 ho sempre sentito qui ci sono dei campioni un po' più importanti. Mentre per quanto riguarda invece la sezione dei sintetizzatori, in tutti e due i casi possiamo utilizzare quelli che sono i drawbars
per modificare i suoni, attacco, decay, release e tutto il resto. Diciamo che qui siamo in un ambito un po' più, come dire, la sensazione di profondità dei suoni. Pazzesca, e ce ne sono tantissimi. Inizialmente sentiti così possono sembrare, però in realtà appena si comincia a toccare qui, immediatamente anche qui sono belli, per carità. È solo una questione di tattile, cioè nel senso che qui ci si sente più di fronte a un synth, qui meno, ma comunque cioè il suono di queste due tastiere è diverso. Qui c'è in alto un po' più di presenza, questa è un po' più scura, più cupa, però c'è questa profondità più in basso, no? Che qui è un po' come se è un po' come se fosse tutto un po' più diretto, e qui se ci fosse, non lo so, un altro tipo di ambiente, di distanza fra il suono. Però vabbè, insomma, sono cose che io sto sentendo in cuffia, ma poi in realtà per quello che riguarda la resa di queste due tastiere siamo su un ottimo livello in tutti e due i casi. Per quello che riguarda i piani elettrici, anche lì, togliendo il reverbero, andando un po' alla sostanza dei suoni, qui c'è la valvolina che alza un po' il livello. Qui suoni con questo carattere così crudo dal punto di vista del piano non ne abbiamo, cioè nel senso che siamo in un altro ambito proprio da quel punto di vista lì, non c'è proprio quel mondo lì. Diciamo che secondo me il punto debole del VR è proprio questa parte. Lavorando sui suoni, e questo è il solito discorso, ma è importante. Lavorando sui suoni si può arrivare ad avere un suono, un approccio un po' più grintoso, ma comunque in ogni caso sempre così, con una connotazione
meno vintage, meno realistica. Qui abbiamo un altro tipo di approccio, però per quanto riguarda organo e sintetizzatori ci siamo in tutti e due i casi. Hanno voci diverse ma si possono avvicinare. Andando avanti poi si vedono anche le altre categorie di synth. Anche qui toccando, soprattutto in questo tipo di suoni, anche qui abbiamo comunque non sono uguali, ma comunque ce ne sono tante variazioni, Poi quelli synth sono belli, anche tape strings. Sono tante le cose belle qui, Questa è un po' meno aggressiva, no? E quindi alcune cose risultano più morbide. Anche qui abbiamo i lead. Qui abbiamo un chilo di reverbero. Di delay. Anche crudi sono belli. Adesso non è la stessa voce, però comunque in ogni caso dal punto di vista del suono, secondo me sono due soluzioni ottime, perché ci si può lavorare bene. Questa più cruda, più in generale questa qui ha questo spirito più vintage, più questa qui mi piacciono tantissimo queste cose. Classiche Roland che qui sono riportate bene, cioè sono belle. Cioè suona molto bene.
Insomma, poi dovete farvi un'idea voi, nel senso che, come dicevo, ci sono delle cose che si possono fare qui che non si possono fare qui dal punto di vista anche della gestione. Qui si può entrare un po' di più in quella che è la gestione interna. Però poi qui c'è questa veracità, diciamo, che qui invece è un po' più educata. Però in generale, insomma, era per farveli assaggiare un po' più approfonditamente, perché mi era sembrato di vedere delle prove dove comunque si provavano un po' così come erano. Entrambe, dove venivano provate un po' così come vengono fuori da sole, e lì secondo me si rischia di, come dire, di confondersi, no? Quindi vabbè, io insomma tornerei poi a quello che è quella che è la natura di questo strumento. Insomma, poi fatevi anche voi un'idea. Qui l'ultima cosa, qui avete, come dicevo, dei preset, quindi non avete un editor, non potete entrare a decidere alcune cose che potrebbero essere interessanti. Si possono fare delle cose, ma non tutte. Qui si possono fare un po' più cose, però indubbiamente in linea generale, poi se devo dire la mia, questa, siccome io sono un uomo dallo spirito vintage, mi sento più vicino a questa, però devo dire che con questa qua si possono fare delle cose, per esempio, che possono essere utili, tipo, che ne so, vi faccio un esempio stupido: sul canale 2 io voglio avere il secondo manuale di questa e usare il damper per fare delle cose gospel, anche se non è ortodosso. Con questa la posso fare questa cosa, con questa no, perché ci sono dei filtri sul secondo canale MIDI che non permettono l'utilizzo del damper. Ora chiaramente uno mi dice: vuoi suonare il damper con le Hammond, sei un tamaro? No, sapete benissimo, se suonate le tastiere, che a volte in certi contesti professionali può essere utile avere delle possibilità che non sono ortodosse rispetto agli strumenti, ma che possono essere richieste o possono essere utili o comode, no? È un discorso che non c'entra niente col vintage, perché quando vai in un posto e c'è l'Hammond, suoni l'Hammond e sei contento. Ci sono delle situazioni dove servono anche queste cose, ma comunque, insomma, li avete sentiti, Roland VR09 e Vox Continental 73, vabbè, c'è anche il 61, questa c'è anche la 73, comunque insomma ci siamo capiti. Questa costa un po' più di questa, ma comunque siamo lì. Vi mando un abbraccio, se vi interessa quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com, e dove ci sono tutte le categorie degli strumenti per i miei video e tutte queste cose qua. Poi c'è anche la mia musica, i miei libri, tutte le cose che faccio, c'è il mio mondo. Se vi interessa andateci e ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao!